Ah, banditi, come state? È dall'uscita di Trench che mi chiedete di analizzarne i testi e visto che si respira aria di nuovo album, credo che questo sia uno degli ultimi momenti buoni per esaudire la vostra richiesta. Mi dispiace avervi fatto aspettare così tanto, ma essere l'unico in Italia a parlare dei 21 Pilots non ha aiutato molto. Sentivo addosso una forte responsabilità e la paura di non ripagare le aspettative per un video così atteso mi ha spinto a rimandarlo di continuo. In realtà tuttora non mi sento all'altezza, ma alla fine sti cazzi, mi conosco e so che farò il possibile per offrirvi un prodotto di qualità. Tuttavia, prima di addentrarci nel discorso ci sono da fare alcune premesse importanti. Trench ha 14 tracce, di cose da dire ce ne sono, e visto che video lunghi tipo quello che ho fatto sui cantanti skater non ve li inculate di pezza, vero bastardi, ho deciso di spiegare le prime 7 adesso e l'altra metà in futuro. Di conseguenza queste saranno le mie interpretazioni personali e non una parafrasi, darò un significato complessivo senza soffermarmi su ogni singolo verso. Inoltre, se non avete visto la mia spiegazione sul Dima che vi lascio qui sopra, difficilmente capirete quello che dirò oggi, quindi vi consiglio di recuperarla e poi di tornare qui per proseguire con la visione. A dimostrazione di questo, la prima canzone ci catapulta subito in un mondo estraneo e misterioso. All'inizio l'ascoltatore è disorientato, proprio come il cantante. Jumpsuit infatti non sono altro che dubbi di un Tyler scappato dal Dima, perché sebbene la giurisdizione controllata dai vescovi non sia proprio il posto più accogliente di sempre, nessuno garantisce che il mondo esterno non sia addirittura peggiore, e il brano si basa proprio su questa dualità tra il bisogno di allontanarsi e l'ansia di farlo. E per esorcizzare la paura, un po' come una preghiera, si affida a questa Jumpsuit dicendo "cover me, proteggimi", la stessa espressione usata nel diario di Clancy durante la sua fuga. Il simbolico nastro giallo sui vestiti dei banditoli mimetizza gli occhi dei vescovi che danno loro la caccia, come a dire che con la conoscenza e con un pizzico di speranza affrontare un viaggio ignoto diventa più semplice, più apprendi del tuo nemico e meno timore avrai nell'affrontarlo. Tra l'altro adoro che dopo l'ultimo ritornello si senta in sottofondo quella che mi piace immaginare sia una sirena che annuncia l'evasione di Tyler. Levitate, levitare, è una metafora per indicare la resistenza all'influenza negativa del Dima, che su un piano pratico si concretizza nell'accettare che le cose che amiamo siano le stesse a farci soffrire di più. Ad esempio la fede di Tyler, al quale in un momento di debolezza basterebbe persino essere maledetto pur di avere la dimostrazione dell'esistenza di Dio. O anche la musica, che ha spesso ripetuto di essergli terapeutica in quanto strumento che gli permette di trasformare il dolore in arte. Ma dall'altro lato, se la sua testa fosse libera dai problemi di cui canta, non avrebbe niente per cui sfogarsi, creare qualcosa e quindi dare un senso alla sua vita. Come se non bastasse, quando sei famoso i media sperano solo in un tuo passo falso così da pubblicare lo scandalo del momento e guadagnarci, come avvoltoi che aspettano di banchettare. Mentre i fan sono un'arma a doppio taglio che più ti crederanno infallibile più sarà facile deluderli, e a quel punto la pioggia di "sei cambiato, sei diventato commerciale" è assicurata. Frase che Tyler odierebbe sentirsi dire se pensiamo a Lane Boy, ma la sua consolazione è che se anche dovesse cadere nei trabocchetti del mainstream, i veri membri della clique sapranno che l'avrà fatto in modo genuino, da un bisogno prima di tutto mentale per innovarsi e sperimentare e non per inseguire il successo. Il concept di Morph è interrogarsi sulla morte da 3 punti di vista: teologia, scienza e nichilismo. Il primo non può dimostrare l'immensa bontà e misericordia di Dio da assicurare pace eterna in un ipotetico al di là, è un dogma e non puoi venirne a capo razionalmente. Il secondo per l'appunto aggirerebbe il problema, ma ora come ora per l'uomo l'immortalità rimane un miracolo. Ed è a questo punto che entra in gioco il terzo: se tanto siamo solo di passaggio e non c'è un paradiso, un Valhalla, un nirvana, che senso ha l'esistenza? Vivi tormentato dai tuoi demoni e poi fine? Da qui il riferimento al codice binario costituito da righe di 1 e 0, che sono rispettivamente l'input del sì e l'input del no. Proprio perché l'approccio di questa canzone è analitico, freddo e calcolatore come un computer, non ci sono vie di mezzo. Tuttavia, trattandosi di domande irrisolvibili, la mente di Tyler, per non impazzire, attua un meccanismo di autodifesa immedesimandosi in personaggi fittizi, ad esempio Clancy, o animali selvaggi come l'avvoltoio Clifford o il ghepardo Jason, lontani dai problemi terreni. Riguardo My Blood non c'è bisogno di spiegazioni, in quanto racconta in maniera semplice ed efficace un forte legame tra due persone, manifestando l'intenzione di voler stare accanto al proprio fratello in questo caso, ma volendo anche un amico, e aiutarlo nei suoi momenti più difficili.
Ok, se quest'ultima era comprensibile a chiunque, Chlorine invece è alquanto ermetica, anche se con un po' di impegno possiamo identificare due possibili interpretazioni. Nel primo caso si riferisce allo hiatus, ovvero il momento di pausa, strameritato aggiungerei io, da luglio 2017 a luglio 2018. E durante questo periodo di silenzio Tyler deve aver provato emozioni contrastanti, una parte di lui si sarà colpevolizzata per aver ignorato i suoi fan per un anno intero. Dall'altro lato sicuramente si sarà sentito sollevato di non dover stare appresso ai social e potersi dedicare alla sua famiglia e al suo bisogno vitale di creare nuova musica. La seconda ipotesi è che invece l'allontanamento in questione sia quello religioso, dato che in quest'album si va più volte a confutare la figura di Dio. Un'ulteriore conferma è che il garofano, o dianthos, è composto dai termini greci divino, dios e anthos, fiore, mentre altri sostengono che derivi dal latino carnis per via del suo colore rosso in riferimento a Dio che si fa carne. Come era stato per Tear My Heart in Blurryface, anche Trench ha la cosiddetta canzone di Jenna, Smithereens, sulla quale eviterei di soffermarmi, se non per esprimere la mia curiosità di scoprire se nel prossimo album Tyler ne farà una terza per sua moglie o adesso che è diventato padre ne scriverà una anche per la piccola Rosie. Infine arriviamo a Neon Gravestones, il cui nome deriva dal materiale con cui vengono realizzate le lapidi dei cittadini del Dima, come vediamo in Nico and the Niners. E se pensiamo a Tyler e Josh in live, con i riflettori spenti illuminati solo dalle torce degli spettatori, molti dei quali ascoltando la loro musica avranno tendenze depressive o suicide, è come se in realtà fossero esattamente al centro di quel cimitero, un po' triste ma anche poetico. Tornando a noi, i 21 Pilots vanno controcorrente accantonando le metafore e prendendoti a schiaffi riga dopo riga senza troppi peli sulla lingua, criticando con una severità mai sentita prima l'egoistica decisione di togliersi la vita e la nostra società, tanto che ascoltarla mi provoca sul serio un dolore fisico. Col suicidio infatti ci si crogiola nella soddisfazione di essere per una volta al centro dell'attenzione e apprezzati da tutti quelli per cui eravamo invisibili. Ma non ci sarà nessun te l'avevo detto, niente funerale, niente familiari e amici che si svegliano piangendo nel cuore della notte, non per te almeno. Purtroppo non potrai bearti della sofferenza di nessuno perché sarai morto e ad aspettarti ci sarà solo un'eterna oscurità. E quelli che puntualmente scrivono post commemorativi o rivalutano all'improvviso la persona che si è appena uccisa, così facendo non fanno che glorificare chi decide di farla finita, incentivando ulteriormente le persone ad ammazzarsi e dare maggior considerazione a chi non ce l'ha fatta rispetto a chi invece ha avuto la straordinaria forza di tenere duro. Questo andrebbe celebrato. Tra l'altro il movimento circolare quasi ipnotico dell'official audio è come se richiamasse al fatto che una volta presa in considerazione l'idea del suicidio sia difficile togliersela dalla testa. Infine vorrei farvi notare come l'inizio di Neon Gravestone somiglia a quello di Moonlight Sonata, penso che Beethoven ne sarebbe orgoglioso. Bene, e con questo concludo, almeno per il momento, la spiegazione delle canzoni di Trench. Ora però voglio sapere le vostre. Avete altre interpretazioni? Siete d'accordo con le mie? Riempitemi di commenti e se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi, seguitemi su Instagram dal link in descrizione e condividetelo con i vostri amici che non ascoltano i 21 Pilots così da mostrargli che meraviglie si stanno perdendo e convincerli una volta per tutte. Per oggi è tutto e... ci vediamo presto con la seconda parte. Forse. Spero.